Ciao a tutti gli amici di KS Synth Lab, oggi nuovo video e facciamo un tour del mio nuovo studio. Partiamo dalla stanza che era fondamentale. La stanza è di circa 11 metri quadri e fondamentale era avere un'insonorizzazione dedicata per avere appunto un'acustica migliore. Per quanto riguarda l'acustica, uno dei nuovi partner del canale è UA Acoustics. Trovate poi tutti i link di tutto quello di cui parliamo in questo video nella descrizione del video. E dicevo, UA Acoustics mi ha aiutato per quanto riguarda l'insonorizzazione della stanza. Allora, innanzitutto un servizio che loro offrono a tutte le persone che sono interessate a insonorizzare il proprio ambiente, fornendo loro le misure della propria stanza, le necessità che avete per quella determinata situazione. Loro vi forniranno un rendering con i pannelli che voi avete scelto, quindi questi pannelli io ho scelto il modello e il colore e loro, in base alle misure della stanza che io ho a disposizione, hanno effettuato appunto dei calcoli di acustica e mi hanno messo nelle condizioni di avere un'acustica decisamente migliorata rispetto a quando non c'era nulla installato sulle pareti. Abbiamo dei pannelli per le frequenze medio-alte, quindi c'è questa tipologia e quest'altra tipologia che sono identici ma cambia solamente il design. Poi abbiamo dei pannelli simili sul soffitto per le riflessioni, poi ci sono dei bus trap installati negli angoli della stanza e per finire un'altra tipologia ancora di angolare per rimuovere le riflessioni delle basse frequenze in questi tre angoli della stanza. Quindi l'acustica è nettamente migliorata e voi praticamente potete scegliere la tipologia di pannelli, lo spessore, il colore, il disegno e loro vi forniranno gratuitamente un rendering. Inoltre, essendo un partner del canale, c'è la possibilità di avere tramite il codice di kps.synth da inserire nel carrello un ulteriore sconto del 10%, quindi avete la possibilità di avere uno sconto se siete interessati all'acquisto di questi pannelli. Quindi ringrazio UA Acoustics per il supporto al canale, che è stato fondamentale per migliorare appunto l'acustica del nuovo studio. Passiamo poi a un altro partner nuovo per il canale, che è Zaor Studio Furniture. Altra necessità dello studio era avere una scrivania dedicata che mi permettesse di utilizzare due tastiere frontalmente allo schermo del computer. Quindi la scelta è ricaduta su Misa N-Flex versione ciliegio. Poi io e Arianna abbiamo realizzato un video del montaggio che uscirà poi sul canale di Zaor, quindi potrete vedere in italiano il montaggio di questa scrivania. Quindi fondamentale era per me avere sia la strumentazione al di sopra della scrivania, ma avere anche una 88 nel ripiano scorrevole. Misa N-Flex, come tutta la serie nuova di Zaor, che viene soprannominata, comunque chiamata Flex, quindi Misa Z Flex, Misa M Flex, eccetera eccetera, hanno la particolarità che rispetto alla serie precedente il ripiano scorrevole è regolabile in altezza, quindi è possibile adattare questo ripiano per la strumentazione che voi avete bisogno. Anche dovesse cambiare nel tempo, non è necessario modificare di nuovo la scrivania, ma potete tenere quella che avete acquistato. È una scrivania davvero ben realizzata, pesa all'incirca 70 kg, quindi è decisamente solida e svolge egregiamente il suo compito. Quindi inoltre sulla scrivania ci sono anche due supporti per i monitor, sempre di Zaor, che permettono innanzitutto di impostare l'altezza rispetto all'ascolto che abbiamo e di disaccoppiare i monitor rispetto alla scrivania, quindi riducendo le eventuali vibrazioni che ci sono quando si ascolta l'audio. Poi, altra novità all'interno della stanza sono i due supporti delle tastiere, quindi uno è un supporto di Jaspers a 5 posti, quindi
Al momento ci sono installate 4 tastiere, ma ce n'è un altro spazio nella parte superiore per installarne un'altra. È uno stand molto leggero, ma al tempo stesso regge diverso peso, quindi tipo questo strumento pesa 20 kg, il Polybrute, ed è molto stabile, quindi non è solo utile per impilare tastiere, ma ci si può realmente suonare sopra. E l'altro stand che è stato introdotto è questo della Konig Meyer, ha 2 supporti, è possibile installarne eventualmente anche un terzo, e anche questo è molto stabile, molto comodo per quando si suona anche da seduti, quindi rimane, a differenza di uno stand AX, rimane lo spazio per le gambe. Quindi poi passiamo a quella che è la strumentazione vera e propria all'interno dello studio. Partiamo da Matrix Brute. Matrix Brute, che è un sintetizzatore monofonico molto potente di Arturia, che è un altro dei miei partner del canale, direi uno dei principali partner del canale. Infatti ringrazio sia Arturia che Michel per tutta la strumentazione che mi ha fornito, comunque il supporto continuo al canale. Questo è uno strumento che è entrato nel mio setup a marzo del 2021, ha sostituito un Moog Sub 37 che avevo in precedenza. Ho deciso di tenere questo come monofonico all'interno del mio setup perché innanzitutto rispetto all'altro è ben costruito, ha molte più possibilità per quello che riguarda anche la matrice che c'è al suo interno. Quindi abbiamo i 3 oscillatori, abbiamo la possibilità di sganciare 3 oscillatori e renderlo parafonico, quindi abbiamo la possibilità di suonare effettivamente 3 note di polifonia al suo interno, ma inoltre tutta la parte della matrice è dedicata appunto alle modulazioni che lo strumento ha, quindi possiamo connettere internamente, come se fosse un semimodulare, tutti i vari parametri che lo strumento ha al suo interno. È sul mercato da diversi anni ormai, ma è probabilmente ancora uno dei migliori monofonici attualmente in vendita. È di recente uscita anche la versione completamente nera e potete appunto, il prezzo bene o male è uguale, potete scegliere se vi piace la versione classica, diciamo, con i pannelli in legno, oppure la versione dark. Passiamo adesso allo strumento che c'è al di sopra di Matrix Brute, che è il Sequential OB6, che è il mio polifonico di riferimento. È nel setup dalla fine del 2019 ed è praticamente uno degli strumenti che uso maggiormente nel mio setup. L'unica aggiunta che io ho fatto a questo strumento è collegarlo a un Boss RV6 per quanto riguarda dei riverberi più lunghi, perché quelli che sono contenuti al suo interno sono, diciamo, comunque riverberi corti standard, e quindi questo è un aiuto ulteriore che io ho per questo strumento. Nonostante abbia solo 6 voci di polifonia, è decisamente potente e il suono Oberheim c'è tutto, quindi è uno strumento molto notevole, e anche questo comunque permette di salvarsi suoni, anche se è solo monotimbrico, comunque è un bello strumento. E poi inoltre con l'ultimo aggiornamento, dove al posto del detune è stato introdotto il vintage mode, ci permette appunto lo strumento di suonare sia moderno, ma anche di avere determinate sonorità un po' più vintage, quindi è sicuramente un update che è stato gradito perché è veramente notevole. Quindi questo è uno strumento che io consiglio a tutti se state cercando un polifonico analogico e siete appunto in questa tipologia di budget, quindi attorno ai 3.000 euro. Passiamo adesso alla parte un po' più a destra, quindi ci sono 2 sintetizzatori, poi al di sotto c'è il mio rack dove praticamente ho le 2 schede audio e la patch bay. Partiamo da sotto. Allora c'è una scheda audio Presonus Quantum che è collegata via ADAT, quindi col cavo ottico, alla mia vecchia Focusrite Sapphire Pro 40. Quindi la vecchia scheda audio viene comandata dalla Quantum e mi permette di avere altri 8 ingressi
oltre agli 8 che è già la Quantum. Patch Bay mi permette di avere tutte le tastiere collegate sul retro e poi frontalmente eseguire tutti i vari cablaggi in modo tale da poter anche spostare gli strumenti sui vari input delle due schede senza dover fare il giro ogni volta. Quindi diciamo che la Patch Bay è molto comoda per questo lavoro. Poi sopra ci sono due sintetizzatori piccoli, per modo di dire, cioè solo nel formato, ma che sono veramente potenti, e sono Roland Jupiter XM e Modal Electronics Cobalt 8. Allora, partiamo da Jupiter XM. Jupiter XM è uno strumento di Roland che è la versione compatta di Jupiter X, quindi un paio di anni fa, nel 2019, sono stati presentati appunto insieme a Phantom questi altri synth che sono appunto Jupiter X e Jupiter XM. Sono lo stesso strumento, uno nel formato 61 e l'altro questo 3 ottave più compatto. Lo strumento è il medesimo, io in precedenza ho avuto Jupiter X e adesso in collaborazione con Roland ho Jupiter XM. È uno strumento da non sottovalutare perché è stato pensato come un modulo, quindi abbiamo la possibilità di avere uno strumento relativamente piccolo, ma col fatto di avere comunque la sua tastierina ci permette di utilizzarlo anche tranquillamente in mobilità. Quindi se sta cercando un sintetizzatore compatto, potente e che abbia poi queste sonorità vintage, quindi all'interno ha Jupiter 8, Juno 106, GX8P, SH101, adesso c'è anche JD800, eccetera eccetera, ce n'è veramente una marea di suoni al suo interno. Questo è uno strumento da guardare perché è molto molto potente. Altro strumento interessante che mi è arrivato sempre quest'anno, che è disponibile in 3 tagli, quindi questa versione 3 ottave, la versione 61 e la versione modulo. Lo strumento è sempre identico, cambia solo il taglio dello strumento, quindi abbiamo questa versione 37 tasti con Fatar TP9, la versione 61 monta la stessa meccanica a 61 tasti, e invece il modulo invece è un pochino più compatto e ha dei tasti, comunque dei parametri che sono un attimino modificati per renderlo più compatto. È un virtual analog a 8 voci di polifonia, siamo sul range dei 650 euro per la versione 37 e poi 750 per la 61 e 550 per il modulo. È fondamentalmente basato sulla stessa piattaforma, cioè nel senso il design è quello del synth che è stato presentato in precedenza, che è Argon, ma i due strumenti si differenziano perché questo è un virtual analog mentre Argon è basato sulle wavetables, quindi suonano decisamente in modo diverso e per il mio modo di suonare questo era più interessante all'interno del mio setup. Ci spostiamo su quello che è poi la scrivania e c'è da fare un bel discorso qui perché ce n'è tanta di strumentazione posizionata sopra. Quindi partiamo dalla tastiera che c'è qui, che è una Arturia Keylab 88 Mark II versione nero, quindi la versione edizione limitata, sempre in collaborazione con Arturia. La utilizzo sia per le parti pianistiche, quindi è l'unico strumento fisso del mio setup 88 tasti, e è praticamente la stessa tastiera, la struttura comunque quello che è poi lo strumento di quella che c'è lì sotto, cioè che è la versione 49 tasti sempre Mark II nera. Quindi questa è la versione semipesante, è disponibile anche il taglio 61 tasti e c'è questa invece l'88. Trovate comunque sul canale la mia recensione dettagliata di entrambi i tagli dello strumento. Come trovate anche sul canale poi troverete sempre sotto ogni playlist dedicata a ogni strumento, quindi se volete guardarli potete farlo tranquillamente. I monitor che ho sono Eve SC205 e Genelec 8010, quindi per avere un doppio ascolto per quando suono, comunque faccio dei mix, monto i video, eccetera eccetera. Il tutto è
gestito da Big Knob Passive della Mackie, quindi mi permette di switchare tra i due monitor. Dietro c'è il mio MacBook Pro del 2015 che è pilotato praticamente, cioè nel senso è utilizzato come se fosse un fisso con due monitor esterni. Il software che uso è Presonus Studio One versione 5, anche Presonus è uno dei partner del canale che mi ha fornito il software che comunque io utilizzo già da utente comunque della versione 2, che io utilizzo sia per registrare tutto quello che riguarda i video ma anche per pre-produzioni, comunque per tutto quello che riguarda l'audio e le demo del canale. Poi lo strumento che c'è qui è un Roland Phantom 6. Phantom praticamente è un sintetizzatore comunque molto potente che viene in continuazione espanso. Al suo interno comunque c'è veramente già il mondo, c'è il V piano, ci sono tutti i suoni Supernatural, ci sono i nuovi sintetizzatori comunque basati, c'è Jupiter, Juno, eccetera, eccetera, in Model Expansion che sono stati introdotti. Potremmo stare qui a parlare una settimana solo del Phantom per le cose che ci sono dentro. Comunque è lo strumento di punta di casa Roland, è in costante aggiornamento e se state cercando un sintetizzatore comunque stile workstation, diciamo, che abbia tutte le categorie di suoni, quindi dai pianoforti ai pad o agli effetti, qualsiasi cosa, questo è uno strumento interessante da guardare perché vi permette di fare tutto, di andare dal vivo, non stacca il suono, c'è step sequencer, ci sono modalità pattern, potete registrare in tempo reale, potete fare veramente il mondo con questo strumento. Inoltre Roland l'ha anche dotato di una buona quantità di connessioni sul retro, quindi potete addirittura interfacciarlo e comandare anche dei sintetizzatori analogici, quindi non è cosa da poco per uno strumento completamente digitale, quindi è uno strumento veramente, veramente potente. Poi ci spostiamo di qui perché c'è un altro partner del canale molto importante che è Lab4Music e questo è l'ultimo prodotto che è uscito, che è Sipario Expanded. Ho già avuto e ho ancora tra l'altro la prima versione che non aveva la pitch wheel e aveva comunque meno connessioni sul retro. Questo ha un bel po' di connessioni in più MIDI e jack, che sono comunque i vari MIDI che si possono collegare tramite adattatore. Questo praticamente è un MIDI router avanzato che ci permette di fare tante cose in realtà. Ci permette di comandare da remoto, comunque almeno nel mio caso, delle tastiere, ci permette di creare delle scalette, ci permette di creare delle sequenze, ci permette di fare tante cose, quindi è comunque un device esterno interessante, utile quando c'è tanta strumentazione, quindi è molto molto potente, molto interessante. Se avete un setup con tanti strumenti e lo dovete comandare e non essere vincolato magari da un altro strumento che ve li comanda da remoto, questo è il device da guardare. Inoltre io ho collegato sia dei cavi MIDI classici che vanno nei vari strumenti, ma anche i WIDI di CME con cui ho realizzato appunto anche dei video e sono effettivamente dei device anche questi molto interessanti perché rasentano quasi la latenza zero, seppur sono dei dispositivi Bluetooth che si autoalimentano, quindi risolvono i problemi di tanti cavi, quindi sono molto consigliati anche quelli, andateveli a guardare. Passiamo adesso ancora un altro step più a destra e ci sono altri due dispositivi. Uno è un Akai MPX8, ci permette di lanciare un sample pad praticamente tramite SD. È possibile importare i nostri sample e lanciarli da questi pad, 8 pad che ci sono sullo strumento. Poi al di sotto c'è un altro strumento, il mio primo strumento di Arturia, che è la Mini Lab Mark 1, quindi anche questo molto interessante perché come la serie K-Lab Mark II
è innanzitutto fornito insieme ai software di Arturia, quindi tutta questa strumentazione, quindi queste master, seppur tastiere senza suoni al proprio interno, vengono forniti e venduti insieme ai software proprietari di Arturia, quindi avete comunque anche solo Analog Lab che viene fornito anche insieme alla Mini Lab, che comunque costa 99 euro, sia questa versione costava 99 euro ma anche la Mark II che è attualmente in vendita, cambiato leggermente il design ma la master è la stessa, viene fornita insieme ad Analog Lab che ha al suo interno tantissimi suoni, quindi migliaia di suoni, quindi potete collegarlo al vostro strumento, scaricate il software e siete pronti per fare bene o male qualsiasi cosa con tutti i suoni derivati da tutta la suite di Arturia, quindi tutti questi suoni praticamente sono contenuti all'interno di Analog Lab. Allora, questa è la Keylab 49 di cui abbiamo parlato prima, quindi la master di Arturia che utilizzo poi per le varie demo. È identica alla 88 come abbiamo parlato prima. Poi sopra c'è uno strumento che è solo di passaggio, che è di Roland, ed è l'RD88, quindi l'ultimo stage piano che è stato attualmente presentato da Roland, è una mid-level, comunque monta una buona meccanica, derivata comunque da quello che era il RD800, è stata alleggerita per contenere il peso dello strumento. Lo strumento comunque pesa pochissimo ma ci permette di avere una meccanica 88 tasti di tutto rispetto e ha al suo interno il motore Zen Core, quindi oltre ad avere il Supernatural ha anche il motore Zen Core condiviso con Phantom e Jupiter, quindi è possibile scambiarsi dei suoni tra questi strumenti, quindi viene comodo se dobbiamo, cioè ne abbiamo più di uno come in questo caso, ma ipotizziamo di avere una situazione dove abbiamo la necessità di avere uno stage piano principalmente, ma uno o due suoni derivati, cioè creati magari su Phantom o su Jupiter, possiamo esportarli e importarli dentro RD88 senza avere la necessità di portarci uno strumento. Stessa cosa vale per gli altri, quindi potrei avere creato dei suoni su Phantom e importarmeli dentro Jupiter XM in modo tale da avere i miei suoni ma in uno strumento più compatto, quindi questa possibilità è molto interessante. Poi sopra c'è lo strumento che probabilmente dura, cioè nel senso il più anziano di questa stanza è quello che ho da più tempo, cioè dal 2017, ed è Yamaha Montage 6, che è ancora attualmente la synth di punta di casa Yamaha, quindi è stato rilasciato un update diciamo a livello di colore, perché è uscita la versione bianca che è pressoché identica a questa prima versione. Lo strumento è lo stesso, nonostante gli anni comunque suona ancora benissimo, è lo strumento che io utilizzo attualmente ancora quando devo andare dal vivo. È uno strumento molto potente che al suo interno ha due motori, uno AVM2 che è quello dei sample, derivato comunque da quello che era la linea Motif, e poi c'è dentro l'FMX che è un motore puro FM a 8 operatori, quindi questi due motori si possono combinare tra di loro, possono lavorare anche separatamente e hanno una polifonia dedicata, quindi poi ne parlo nello specifico nella recensione che c'è già sul canale, ed è lo strumento top ancora di Yamaha ad oggi. Se vi piace il sound Yamaha, questo è lo strumento da guardare ancora ad oggi per quanto riguarda i synth che loro hanno a catalogo. Penultimo strumento attualmente nello studio ed è l'Arturia Polybrute, che è l'ultimo synth che ho aggiunto alla mia strumentazione. Non è esattamente la versione polifonica del Matrix perché comunque ci sono delle differenze, però è innanzitutto un sintetizzatore bitimbrico, 6 voci di polifonia come OB6, ma ha innanzitutto molte più modulazioni, ha delle possibilità in più di morphing, quindi questo strumento secondo me è ottimo per quanto riguarda ad esempio colonne sonore, comunque tutta quella tipologia di sonorità, no? E ci permette appunto di interagire col suono in
in modalità interessanti. Abbiamo poi il Morphy, che è un controller X, Y e Z, quindi è un'esclusiva di questo modello. Poi c'è un ribbon nascosto all'interno del legno, quindi abbiamo anche questa modulazione. Abbiamo comunque il morphing qui, quindi possiamo passare tra i vari parametri. Diciamo che è come se avessimo due strumenti in uno, no? Quindi il pannello è possibile programmarlo in due modi, e tramite il morphing, tramite comunque questo controller, comunque sfumare, diciamo, tra uno e l'altro, no? Poi, a differenza di Matrix, è stata cambiata anche la parte del display, è stata cambiata la sezione degli effetti, che qui è digitale invece dell'era analogica, e comunque, nonostante tutto, la matrice è stata ridotta, ma comunque ci sono un sacco di possibilità al suo interno, e comunque è un signor polifonico analogico per quanto riguarda gli ultimi che sono usciti sul mercato, quindi è un gran strumento. Se state cercando siete sempre nella categoria di polifonici analogici, oltre a OB6 guardatevi bene anche Polybrute. Inoltre è appena stato rilasciato l'aggiornamento 2.0, che introduce appunto alcune novità, tra cui nuovi preset, nuovi effetti e tante altre novità, quindi anche su quello c'è un video dedicato uscito da poco. Ultimissimo dispositivo che c'è nello studio è questo di Modal, che sembra un giocattolo, ma è un virtual analog a 4 voci di polifonia, quindi è in realtà un modulino che ha comunque le porte MIDI sul retro, quindi è comandabile tranquillamente da remoto, perché la tastiera che c'è sopra non è proprio tra le più comode a livello tastieristico. Come per Cobalt, entrambi hanno un editor gratuito, quindi è tutto comandabile e programmabile da remoto, perché tanti parametri sono, in questo caso avendo un pannello ridotto, sono in doppia funzione, quindi abbiamo questo tasto shift per passare da una funzione all'altra, invece con l'editor abbiamo accesso a tutti i parametri, ed è un modulino comunque molto interessante, costa 200 euro e ci permette appunto di avere un virtual analog molto potente, comunque 4 voci di polifonia a un prezzo contenuto. Se state cercando un virtual analog polifonico a un prezzo contenuto, questo è molto interessante e vi consiglio di guardarlo. Tra l'altro ringrazio anche Midiware, che è un altro dei miei partner, che distribuisce Arturia, che distribuisce Modal Electronics, distribuisce Moog e tanti altri marchi comunque, ma di quelli presenti appunto Modal e Arturia sono distribuiti in Italia da Midiware, ed è un altro partner del canale che mi supporta già da un annetto e ringrazio molto. Bene, questo era il tour dello studio, quindi avete visto bene o male tutto quello che c'è all'interno del mio setup. Qua ci sono delle modifiche, ogni giorno cambia qualcosa, quindi probabilmente verrà fatto un video di aggiornamento l'anno prossimo, perché ci sono già delle novità in arrivo nei prossimi mesi. Quindi io vi ringrazio, vi ricordo ancora una volta che trovate in descrizione tutto di quello di cui è stato parlato in questo video, quindi le playlist per ogni sintetizzatore, quindi ogni demo che io ho realizzato, eventuali link per quanto riguarda i pannelli, comunque che ci sono degli sconti per chi fosse interessato all'acquisto, e vi ringrazio e ci vediamo alla prossima recensione su DKS Synth Lab. Ciao!